Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche generali per la seconda metà di novembre 2023. Ok. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del Sagittario. Si parla di un periodo che va verso l'espansione, verso la prosperità. Si potrebbe anche parlare di un nuovo progetto o della gestazione di un'idea. Magari per qualcuno è proprio la gestazione di un figlio. Ehm, o potrebbe fare riferimento alla propria madre. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Le previsioni sul lavoro per il mese di novembre sono già uscite, ragazzi. Potete integrarle con queste letture. Bene. Allora, vi ricordo che questa è una lettura mi sono impaperata. È una lettura generale, quindi può riguardare gli affetti, come il lavoro, come la crescita spirituale, qualsiasi cosa, ok? Cercate di applicare voi la lettura alla vostra realtà. Allora, partiamo da un re di spade, un 7 di pentacoli, un 4 di spade, un 9 di bastoni. Che volo pindalico che ha fatto. Eremita, 7 di spade e cavaliere di spade. Dunque, ragazzi, devo dire che si parte da un potenziale. Allora, il re di spade può essere un personaggio o un'energia, ok? Può essere qualcuno che state aspettando, considerato il 7 di pentacoli dopo, o se fosse per esempio un atteggiamento come l'idea che arriviate da un taglio di una certa situazione. Abbiamo poi anche questo 4 di spade che mi indica il bisogno di riposo. Potrebbe esserci parecchia stanchezza in questa seconda metà di novembre. Responsabilità, diciamo, eccessive, piuttosto che uno stato di allerta alto, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal re. Asso di denari e 9 di pentacoli. Può riguardare effettivamente una questione lavorativa, magari il re è un personaggio, magari siete voi, perché comunque qui con i 9 di pentacoli ho l'idea che qualcuno o abbia lavorato o stia lavorando sulla propria indipendenza, sulla propria autonomia. È come se ci fosse qualche cosa, probabilmente questo asso di pentacoli, un nuovo progetto magari, che qualcuno o stia pensando di tagliare o abbia già tagliato. Però vi dico, ho anche l'idea che sia solo un pensiero, perché poi abbiamo un 7 di pentacoli, come se magari avete tagliato solo un ramo all'albero, non avete tagliato tutto l'albero e quindi è un po' come se si stesse aspettando una nuova evoluzione. Andiamo a vederlo. Allora abbiamo la giustizia, e l'eremita nuovamente. Per qualcuno si tratta di tagliare una collaborazione e iniziare un lavoro autonomo. C'è da rompere un contratto.
Se non fosse una situazione di lavoro, magari una situazione potrebbe essere con una persona, c'è voglia della propria indipendenza, c'è bisogno di tagliare certe questioni. Ma perché? Perché poi c'è l'eremita sotto, è come se si volesse continuare da soli. Andiamo a vedere il 4 di spade. Diavolo e 7 di coppe. Ho la sensazione che qualcuno si senta incastrato per quello che probabilmente avete il 7 di pentacoli qui, come se foste in fase di attesa nella, diciamo, terza settimana di novembre, come se qualche cosa dall'esterno si dovesse sbloccare, qualche questione anche burocratica per qualcuno si dovesse sbloccare e la sensazione è quella di aver voglia di prendervi un periodo di riposo da tutti questi condizionamenti, da tutti questi incastri, da tutti questi problemi. È come se ci fosse una situazione piuttosto complicata che deve essere regolarizzata perché così com'è, o come è andata avanti fino ad adesso, vi ha esaurito di energie, vi ha esaurito, avete le pile scariche letteralmente, è come se non riusciste più a vedere una possibilità di sviluppo. È interessante perché comunque la linea generale è l'imperatrice, quindi si va verso una nuova gestazione, ma andiamo avanti piano piano. Andiamo al 9 di, grazie, bastoni. 9 di spade e 10 di pentacoli. È come se qualcuno fosse stanco di preoccuparsi per creare un certo tipo di equilibrio. È come se qui si facessero dei tagli o si rettificasse il modo di comportarsi, diciamo per evitare problemi, per evitare preoccupazioni. Sì, e la terza settimana di novembre vi sento un po' in fase passiva, in fase introspettiva, come bloccati, come se aveste bisogno di prendervi un momento. E ho l'idea che vogliate uscire dalla scena. Avete troppi pesi addosso, non riuscite comunque a creare quello che voi vorreste ed è come se aveste bisogno di prendervi un momento di riposo, letteralmente. Andiamo a vedere l'eremita. Due di pentacoli e 8 di bastoni. Voglio ancora una carta per il 2 di pentacoli. Perché qui ho la sensazione, ragazzi, che qualcuno o qualcuno vi dirà qualcosa o comunque verrete a scoprire qualcosa. Con l'8 di bastoni c'è sempre una novità. Cavaliere di spade. Che avete già qui. C'è sempre una novità, c'è sempre qualche cosa che si viene a sapere con l'8 di bastoni. Normalmente sono novità positive. È anche una sorta di acceleratore, l'8 di bastoni. E difatti abbiamo anche un cavaliere di spade, che è proprio una carta, è il cavaliere più veloce del West, no, più veloce dei tarocchi. E ho come l'idea che nell'ultima parte del mese, grazie al lavoro di introspezione che inizierete nella terza settimana del mese, cioè come l'idea che sia una sorta di working in progress, dove è come se vi rendeste conto di certe verità e qui vi trovaste a dover gestire da un lato la persona di interesse, che potrebbe essere questo re di spade, dall'altro vi trovate a gestire questi momenti di vuoto, perché c'è una sorta di sbilanciamento, sia che sia una relazione lavorativa, sia che sia una relazione familiare. Ho come l'idea che vi sentiate bloccati, stiate cercando dei modi di creare una maggior unione, una maggior sicurezza, però in realtà è come se non fosse ancora possibile.
È come se ci fossero ancora dei momenti dove in realtà, anche se state frequentando qualcuno o se avete un lavoro, ipotesi, vi sentite insicuri, magari sulla continuità del lavoro, sull'azienda, piuttosto che sulla persona che state iniziando a frequentare. Andiamo a vedere il 7 di spade. Cinque di bastoni, stella e asso di spade. Allora, sicuramente a fine mese, ragazzi, arriveranno delle notizie, verranno fuori delle cose, verranno a galla delle cose. Vi ricordo che la giustizia parla anche di segreti che vengono svelati, di cose che vengono a galla, ok? Quindi ho come la sensazione che a fine mese verrete a sapere qualcosa o intuirete, non sottovalutiamo mai l'intuito, perché è quello che ci dà più messaggi, anche se poi noi non li ascoltiamo. Però ci sono come delle discussioni, qualche cosa che ha a che fare col verbo, con la parola, che devo dire sono un po' conflittive, sono un po' stridenti, c'è qualche verità che non vi convince. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Abbiamo un 4 di spade che avete già qui, l'appeso e un 8 di spade. Guardate ragazzi, ho l'idea che questa persona già si parte da una situazione che è un po' costretta, sia che sia una persona, sia che sia una situazione lavorativa, una situazione familiare, quello che per voi è, cercate di, cercate di adattare voi le letture alla vostra realtà, però sta di fatto che c'è una sorta di indecisione verso la fine del mese. Qui è come se ci fosse una sorta di blocco e qui c'è un'indecisione verso fine mese perché nonostante gli sforzi che voi state facendo c'è sempre quel vuoto e nonostante, cioè a parte questo, in più è come se venissero fuori delle cose, se scopriste delle cose o veniste a sapere delle cose, ecco, potrebbero essere importanti i social in questo periodo per venire a scoprire cose. Vi dico, avete la carta dell'appeso. È come se qui vi venissero ancora più dubbi di quelli che già avevate prima, perché abbiamo anche un 8 di spade e il 4 di spade qui è al contrario, quindi è come se ci dovesse ancora essere questa guarigione. Allora, tenete presente che quando c'è la carta dell'appeso si parla di un momento dove è necessario accettare la realtà. E qui l'imperatrice io la sento molto come un diventate madri di voi stessi, di voi stesse. Se vi sentite sole o soli, fate qualche cosa per cui non vi sentiate soli. Fatevi compagnia, imparate a farvi compagnia da soli. Fate quello che non potete fare di solito quando avete gente per casa o comunque quando siete in mezzo alla gente. Godetevi un bagno, magari con l'incenso, delle candele, potete leggere un libro, potete fare le sedute di Venere, io le chiamo le sedute di bellezza. In casa potete dedicarvi alla cucina, ai vostri hobby preferiti. Però qui è un po' come l'idea che vi dicano datevi amore. Ho un oracolo molto bello oggi che praticamente si chiama rituali giornalieri. Sono delle frasi, delle affermazioni positive da dire per un po' iniziare bene la giornata e comunque continuare a ripetere questo mantra, questa frase durante la giornata per mantenere una vibrazione positiva. Andiamo a vedere che oracolo c'è per voi. Ne ho tre. Allora, ecco, infatti, ecco. Autocompassione.
Carta numero 31. La frase è: oggi tratto me stesso con amorevole gentilezza. Che bella. Ve la metto qui così fate lo screenshot se avete piacere. La seconda è: ecco, amor proprio. Parlo a me stesso con parole di gentilezza. Merito amore. E poi qui abbiamo la carta numero 1 che parla di abbondanza. Sono abbondante. Un'abbondanza infinita fluisce attraverso me. Bellissime. Ah, scusate, queste non ve le ho alzate se volete fare lo screenshot, se magari ve le volete tenere sullo schermo come salvaschermo per così ricordarvelo durante la giornata. Bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi abbia dato spunti di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere, commentare o abbonarvi al canale. Se avete problemi a trovare il tasto abbonati dal telefono, è una questione o di aggiornamenti o di modello del telefono, una questione di impostazioni. Se cambiate macchina, quindi se andate con il vostro account da un altro telefonino piuttosto che dal computer, lì lo vedete, ok? Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!